Dopo le ultime notizie che riguardano l'assegnazione ad Alex Marquez di una Moto Factory per il 2026, si è iniziato a parlare degli assetti e degli equilibri fra i vari team Ducati, parlando inizialmente del fatto che ne avrebbe pagato il prezzo il team VR46. Poi è stato spiegato che anche quest'ultimo avrebbe avuto una Moto Factory da assegnare a Di Giannantonio. In realtà, con il 2027 alle porte e anche con le nuove situazioni ed esigenze di regolamento, la faccenda delle moto è un po' cambiata rispetto al passato. La situazione di casa Ducati non è complicata, ma è comunque un po' diversa rispetto agli ultimi anni. Ci sono questioni di contratto e questioni di amore. Volete vedere lo scenario completo e la classifica dei piloti così come la stilata Gigi Dall'Igna, che poi è quello che conta? E allora, andiamo. Dai! Ciao da Mr. Helmet. La faccenda delle Moto Factory fino ad oggi era semplice da capire. C'era il team ufficiale, Team Factory, il team clienti di riferimento con le Moto Factory, che però doveva stare un passo indietro, e poi i team clienti normali, che potevano avere o meno una Moto Factory, oppure una moto dell'anno precedente, o tutte e due dell'anno precedente, o tutte e due Factory, insomma, a seconda degli accordi che venivano presi. Un esempio: nel 2024 c'era il team Lenovo, ok? Poi c'era il team Pramac di assoluto riferimento e poi c'erano i team clienti Gresini e VR46 per Tamina, dei quali uno solo, VR46, aveva una moto del 2024. Quindi le gerarchie erano chiare ed erano chiari anche i risultati da ottenere, al di là di alcune sorprese, di alcuni exploit, fino a quando Bagnaia non è riuscito a perdere il mondiale contro un team clienti, o viceversa, la metto meglio, fino a quando un team clienti non è riuscito a battere il Team Factory, prima a livello di team, di risultati di team e di classifica di team nel 2023, e poi addirittura, e non era mai successo prima, nella storia, a livello di pilota con Martin. Questa cosa ha rotto molto le scatole in Ducati, insomma, nel management Ducati e ad Alligna, il quale ha deciso di farsi una assicurazione che si chiama Marc Marquez per arrivare salvo al 2027, per l'ultimo periodo di transizione nel quale non ci sarebbero state le concessioni, gli altri si sarebbero avvicinati e tutta una serie di cose. Poi qualcuno può dire che è stata una scelta di marketing e tutte le menate varie, però la verità è che con il marketing non si vincono tutte quelle gare da un ruolino di questo tipo, e lo avete visto. Adesso però la faccenda delle concessioni che Ducati non ha, l'arrivo del 2027 che è sempre più vicino e che cambierà tante cose dal punto di vista del regolamento, e soprattutto i risultati sorprendenti in pista che ci sono stati, hanno cambiato un pochino lo scenario. E quindi cosa si fa? E ve lo dico io, vi do la mia opinione: molte delle cose non vale solo per Ducati, non cambieranno a livello contrattuale, perché per un anno solo non vale la pena, no? In attesa del 2027. Però ci saranno delle mosse preparatorie e di fatto, e poi ci saranno delle mosse legate al gradimento, all'investimento futuro. Un riepilogo veloce, velocissimo. Honda ha riconfermato tutti, come vedete, no? Stravolgimenti non ne ha fatti. KTM in teoria ha riconfermato tutti, ma sapete che ha anche altri problemi, anche un nuovo proprietario per un team clienti, eccetera. Poi va bene, Yamaha è alle prese con il nuovo motore e alcune gestioni interne, l'arrivo di Razgatlioglu e altri spostamenti. Aprilia è a posto così, perché Bezzecchi va molto forte e Martin va recuperato, mentre viene sviluppata la nuova moto. E quindi l'attenzione è tutta su Ducati, che deve affrontare alcune sorprese e far combaciare le faccende contrattuali, ossia le faccende del portafoglio, con le faccende tecniche, che poi sono le faccende del cuore, no? Allora, la prima sorpresa riguarda Alex Marquez, che deve essere premiato. In una situazione normale andrebbe nel team Lenovo, ma in teoria questo non si può per motivi contrattuali di Bagnaia, insomma, a meno che Bagnaia non vada via subito. Le cose in rosso devono rimanere così. Marc Marquez è ovviamente intoccabile, Bagnaia va, fra virgolette, sopportato fino a scadenza di contratto, a meno che, ripeto, non succeda qualcosa di eccezionale, e Alex Marquez viene promosso da Gresini, che quindi si becca
una moto factory per meriti sul campo, ok? Quindi al di là della tuta del pilota, dei colori della tuta del pilota, la gerarchia dei primi piloti è questa qui. Marc Marquez, Alex Marquez e il numero 3, poi ve lo dico perché dobbiamo parlare prima della faccenda di Gresini. Sì, perché il team Gresini ha fatto, mi si perdoni il termine, un culo così al team VR46 e in più ha ben 2 piloti che interessano a Ducati, ad Alligna e che sono in ascesa, uno dei quali, Alex Marquez, ha letteralmente distrutto Bagnaia guidando una moto dell'anno prima. Alex Marquez è la rivelazione dell'anno e Aldeguer è il pupillo di Dalligna, rookie. Entrambi sono da Gresini e quindi ripeto, la classifica dei primi piloti Ducati, così come è nella mente di Gigi Dalligna, è questa. 1 Marc Marquez, 2 Alex Marquez, 3 Aldeguer e Bagnaia. Aldeguer e Bagnaia li metto alla pari perché Bagnaia è un pilota Lenovo che va salvato, però è in uscita, in discesa, almeno questo sembrerebbe, mentre invece Aldeguer è un pilota in crescita, in salita, ed è un pilota Gresini, ma è il pupillo di Dalligna e se va tutto bene è il futuro di Ducati. Quindi capite che dal 2026 non è importante che moto sarà assegnata ad ogni team, non tanto è in che team guiderà un dato pilota, ma che tipo di rapporto ci sarà fra il team e la casa madre in base ai piloti che schiera. Con le evoluzioni bloccate, le moto saranno tutte molto più simili del solito e quindi conteranno i rapporti che ci sono fra i team e i singoli piloti da una parte e Ducati Factory diretta da Gigi Dalligna dall'altra e l'interesse che avrà Dalligna per i vari piloti. Ricorderete le dichiarazioni di Di Giannantonio che ha detto gli interessa solo Marquez e Bagnaia, io sono un po' così, no, lasciato. Quindi i contratti non si possono rompere perché quindi VR46 per Tamina non può perdere delle cose che giustamente gli spettano per contratto. Però Radio Paddock parla chiaramente, il team Gresini ha letteralmente surclassato, superato VR46, oltre che nei risultati, anche nel cuore, nei pensieri di Ducati, sia nel 2024, e vabbè, lo sappiamo benissimo perché, sia nel 2025, e lo vediamo anche in classifica perché, e lo ha fatto senza avere la Moto Factory. Inoltre la presenza di piloti gradita ad Alligna ha avvicinato Gresini agli uomini in rosso più di quanto no, non succeda con VR46. Si vede da tante cose, a partire dai festeggiamenti. Da una parte c'è Marc Marquez, ex Gresini, con Alex Marquez che vincono tutto e festeggiano insieme, unitamente ad Aldeguer, che come rookie sta facendo un gran campionato. Ducati e Lenovo Gresini sono praticamente fusi insieme, mentre dall'altra parte c'è il team VR46 che è un po' isolato, a tutti uomini suoi ed è di proprietà di Valentino che con Ducati ha rapporti prettamente contrattuali. Certamente c'è lo scambio di dati fra le squadre, quello sempre, no? Tecnicamente sempre, certamente si parlano, ma non è un rapporto di amore. Non dimentichiamo che il team VR46 è in una situazione un po' particolare, perché si tratta di un team Ducati, no? Chiaramente, perché sono state scelte le moto migliori possibili all'epoca quando si sono fatti gli accordi. Però il proprietario è Ambassador Yamaha e corre in auto con BMW. Anche quest'ultima si dice che stia per entrare in MotoGP. Quindi insomma, ok gli accordi contrattuali, però l'amore di Gigi e l'interesse tecnico è molto chiaro e anche Valentino, no? Insomma, ma da una parte c'è Marc Marquez, Alex Marquez, Aldeguer e Gresini che sono in perfetta simbiosi con il Team Factory, dall'altra parte, lo ripeto, c'è il Team Voreco 46 che con Valentino del box Ducati nemmeno ci entra per via di Marquez, Morbidelli che a Ducati non interessa minimamente ed è stato confermato dalla stessa VR46 last minute solo perché non è stato possibile prendere a Costa. Questa è la verità, mi dispiace, sarà anche antipatica la verità. Poi c'è Bagnaia che è un pilota factory ma è in discesa per i risultati e appartiene, non ce lo dimentichiamo, a VR46.
altri rumors dicono che in tutte le serate in cui Ducati festeggia i risultati dei Marquez Brothers, Pecco, che non ha molto da festeggiare, se ne vada appunto con i suoi in VR46 tutte le volte che non è obbligato a fare diversamente. Quindi un altro tema, il passaggio di Bagnaia in VR46 con Moto Factory già l'anno prossimo è uno dei big rumors che circolano, ok? Non dovrebbe succedere perché ci sono in ballo molti soldi, però non è impossibile, ok? Se succedesse sarebbe quasi logico, bisognerebbe sistemare alcune cose, magari gli lasciano lo stesso ingaggio, li spostano, però non sarebbe una cosa troppo sorprendente. Vabbè, rimane da definire la situazione di Fabio Di Giannantonio, che è in un limbo, forse ha perso qualche punto nell'interesse di Gigi, però ha comunque un contratto Ducati e non è un VR46. Il contratto di Ducati è l'unica cosa che salva Di Giannantonio al momento, a meno che veramente non vogliano spostare Pecco in giallo. E quindi, secondo me, la classifica completa dei piloti Ducati nel cuore di Gigi, ovvero la classifica che veramente conta al di là di tutte le classifiche che si vogliono fare, è questa qua. Marc Marquez, Alex Marquez, Aldeguer Bagnaia, Di Giannantonio, che forse a livello personale è messo anche un po' meglio di Bagnaia perché non ha fatto arrabbiare Gigi, e poi Morbidelli, va bene. Un asterisco su Di Giannantonio. Quando Bagnaia andrà via, non se, ma quando, e quando lo sostituirà qualcuno in rosso, un posto da Gresini per Di Giannantonio ci sarà sempre, ok? Ma questa situazione qua è una sconfitta per VR46? La soffre molto oppure no? Forse sì, forse no. Uccio aveva dichiarato: se vorranno favorire Gresini, per noi non c'è problema. E per come la vedo io, anche in VR46 stanno aspettando il 2027 e la scadenza dei contratti, mettendosi d'accordo con Pertamina e tutta la situazione così. Lo dimostra Valentino Rossi, che ha già lanciato il suo segnale con questa foto qua, che da un lato dimostra che non c'è alcun interesse a non ferire Ducati, dall'altro il legame con Yamaha è più forte che mai. Il portafoglio di Valentino, il contratto, no, è con Ducati per motivi, no, che sappiamo, no? Ma il suo cuore è in blu, e vedrete se Bagnaia non andrà in Yamaha proprio per questo motivo qua, se ci andrà. Quindi, per quanto riguarda Ducati, le moto potranno anche essere più o meno diverse fra loro per qualche aspetto, vedrete non tanti, non ci saranno le differenze a cui siamo abituati, ok? Saranno ancora minori di quelle che ci sono quest'anno. Ma quello che farà la differenza, lo ripeto, è il rapporto di vicinanza che c'è fra i vari team e Ducati Factory in virtù dei piloti che i determinati team schierano nel rapporto che hanno con Gigi, e soprattutto in vista 2027, dove veramente ci saranno i cambiamenti. Chiaro questo concetto? È ovviamente una mia opinione, una mia analisi, una mia valutazione mista delle informazioni che ho. Chiaramente mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate. Iscrivetevi a Mr. Helmet, se vi va abbonatevi, supportate questo canale e soprattutto ditemi nei vostri commenti cosa pensate, possibilmente con educazione, ok? Io vi aspetto. Ciao da Mr. Helmet.